Buongiorno, benvenuti sul canale di Logica HS. In una serie di video vorremmo rispondere alle domande che più spesso ci vengono poste dai nostri clienti. Cominceremo illustrando le varie tipologie di misuratori di umidità e spiegando quali sono le differenze e perché sia importante conoscere gli strumenti in modo da scegliere il più adatto per le proprie necessità. Esistono principalmente due tipologie di strumenti portatili. Gli strumenti ad infissione, che prevedono l'inserimento di due elettrodi nel legno da misurare, e gli strumenti a contatto di diverse tipologie, che invece prevedono solo l'appoggio sulla superficie da misurare. Entrambe le tipologie hanno pregi e difetti, per cui è bene conoscerli prima di scegliere quale acquistare. Gli strumenti ad infissione prevedono appunto l'infissione di due elettrodi nel legno. Attraverso i due elettrodi viene fatta circolare una corrente e la resistenza del legno, la resistenza elettrica del legno, che dipende anche dall'umidità, mi va a dare un'indicazione appunto dell'umidità stessa del legno. Con gli strumenti a infissione abbiamo la possibilità di utilizzare elettrodi isolati come questi per andare a misurare l'umidità che sta proprio a centro tavola, o elettrodi non isolati per misurare l'umidità dappertutto, quindi a tutti i livelli attraversati dagli elettrodi. C'è da dire che siccome la conducibilità, la resistenza elettrica del legno è fortemente influenzata dall'umidità, anche se io vado a utilizzare degli elementi non isolati, andrò comunque sempre ad ottenere come indicazione la massima umidità attraversata dagli elettrodi, che sia essa in profondità o che sia essa in superficie. Comunque anche degli elettrodi non isolati mi daranno sempre come risultato l'umidità massima. Quindi è importante utilizzare gli elettrodi isolati quando io voglio determinare l'umidità al centro del legno e ho del legno ad esempio inumidito dalla brina, quindi voglio cancellare l'umidità in superficie e leggere solo l'umidità al centro. In queste condizioni, se io avessi lo strato più umido in superficie, non potrei misurarlo con degli elettrodi non isolati. Al contrario, gli strumenti a contatto basano la loro misura sulla costante dielettrica del legno, anch'essa influenzata dall'umidità, e la misura effettuata da uno strumento a contatto è comunque una misura in profondità, anche se bisogna dire che lo strumento è più sensibile in prossimità degli elettrodi e diventa via via meno sensibile man mano che ci allontaniamo dal punto di misura. Questo fa sì che quello che io ottengo utilizzando uno strumento a contatto è una media, una specie di media dell'umidità del legno, ma è falsata dalla maggiore sensibilità in superficie rispetto a quella in profondità. Quale tipologia di strumenti è più accurata? Ebbene, qua è difficile rispondere a questa domanda perché entrambi gli strumenti possono essere tratti in inganno dalle caratteristiche del legno. Siccome nessuno dei due strumenti misura in realtà direttamente l'umidità, ma misurano delle caratteristiche elettriche che dipendono anche dall'umidità, non è possibile definire un grado di precisione, di accuratezza per nessuna delle due tipologie di strumenti. Siccome nessuno dei due strumenti misura direttamente l'umidità, l'accuratezza delle misure dipende da quanto il legno che andiamo ad analizzare si avvicina allo standard utilizzato per la calibrazione. C'è da sottolineare infatti che il legno non è un materiale omogeneo. Lo stesso tipologia di legno, anche faggio provenienti da due ambienti diversi, da due foreste diverse, che ha subito una serie di trattamenti diversi, potrebbe avere dal punto di vista elettrico delle risposte diverse, per cui anche uno stesso strumento su due tipologie di faggio, per fare un esempio, potrebbe rispondere in maniera diversa. Al di là delle problematiche dovute alla non omogeneità del materiale che andiamo a misurare, i due strumenti, le due tipologie di strumenti a contatto e di infissione vengono influenzate da altre particolarità che sono invece tipiche dello strumento, che sono determinate appunto dal tipo di misura. Facciamo un esempio: se io devo andare a misurare due elementi di legno che siano già essiccati e che abbiano un'umidità all'interno abbastanza costante, non ci sia un gradiente di umidità, posso utilizzare indifferentemente l'uno o l'altro e dovrei ottenere delle misure comparabili.
Al contrario, se io vado a misurare un legno che ha uno strato più umido all'interno, ad esempio, e uno strato meno umido in superficie, ottengo con i due tipologie di strumenti misure completamente diverse. Perché? Perché supponiamo ad esempio che questo possa essere uno strato di legno in cui la parte centrale scura rappresenta la zona umida. Se io andassi a misurarla con uno strumento a contatto, otterrei una misura che è largamente influenzata dallo strato più asciutto in superficie e parzialmente influenzata dallo strato umido al centro. Cosa vuol dire? Per dare dei numeri a caso, se la parte superiore avesse umidità 10 e quella interna avesse umidità 20, andando a misurare con uno strumento del genere potrei ottenere un'umidità di 15, 18, dipende da quanto spesso è lo strato asciutto in superficie. Quindi ottengo un'indicazione, un numero che però non posso dire cosa rappresenta. Io leggo 15 su questo strumento, cosa significa? Che tutto questo legno ha un'umidità del 15%? Può darsi. Oppure può essere che lo strato superficiale abbia 10 e lo strato interno abbia 20. Questo non è dato di sapere fin tanto che io utilizzo uno strumento di tipo a contatto su un legno di cui non conosco la distribuzione dell'umidità. Al contrario, quando io utilizzo uno strumento di infissione, posso andare a conficcare gli elettrodi e man mano che conficco gli elettrodi vado a verificare la variazione dell'umidità e così mi rendo subito conto se ho uno strato umido al centro oppure no. La misura che io ottengo con questo strumento una volta che arrivo fino al punto centrale è sempre comunque la massima umidità del legno. Quindi io con questo strumento so esattamente cosa sto misurando, perché sto misurando quello che c'è tra i due elettrodi. A causa delle differenze appunto del tipo di misura che io ottengo con i due strumenti, possiamo dire che nessuno dei due è preciso e universalmente accurato. Però è necessario scegliere lo strumento più adatto alle proprie esigenze. Io direi che nel momento in cui io mi trovo a dover andare a misurare del legname appena segato o comunque del legname non essiccato, legname di cui non ho certezza della storia, quindi non ho idea di come l'umidità sia distribuita al suo interno, è sempre preferibile utilizzare uno strumento di fissione che mi dà la certezza di quello che io sto misurando. Se invece si tratta di dover andare a fare una selezione tra legname comunque già essiccato che non può avere un grosso gradiente di umidità al suo interno, oppure nel caso in cui io mi debba andare a fare delle misure molto rapidamente su più pezzi, eccetera, posso utilizzare uno strumento a contatto. Lo strumento a contatto è utile anche nel caso di materiale fresco, ma non per avere l'indicazione assoluta del valore di umidità, ma per fare dei confronti. Con uno strumento a contatto, anche se io devo andare a misurare del legname, del tavolame, anche appena segato, posso comunque agevolmente determinare quale è più umido per confronto, però il numero che io leggerò sullo strumento sarà un'indicazione valida appunto per confronto, ma non un valore assoluto della massima umidità. Concludendo, direi che lo strumento ad infissione dovrebbe essere utilizzato quando non è un problema andare a fare due fori nel materiale da misurare, quando non sia necessario effettuare moltissime misure e soprattutto quando non si sappia la condizione del legno che sto andando a misurare, non si abbia neanche un'idea della condizione del legno. Negli altri casi è possibile utilizzare uno strumento a contatto. Un altro criterio di scelta per scegliere lo strumento più appropriato è il campo di misura di mio interesse. Gli strumenti a contatto sono più adatti per misurare bassi valori di umidità, diciamo che da 6% fino al 25% dell'umidità del legno, secondo il punto di saturazione delle fibre, sono abbastanza attendibili. Gli strumenti a infissione invece sono leggermente più attendibili in alto, cioè posso andare un po' oltre il 20-25% di limite massimo, andare anche al 30-40%, e sono un po' più critici da utilizzare a bassi valori di umidità, dove la misura tende a diventare instabile, per cui è più difficile ottenere una misura
corretta, occorre conficcare gli elettrodi, allontanarsi dallo strumento e lasciarlo da solo finché la misura si stabilizza. Quale strumento è più facile da utilizzare? Contrariamente a quello che si pensa, non è lo strumento a contatto lo strumento più facile da utilizzare. Lo strumento più facile da utilizzare è quello di infissione, perché con lo strumento di infissione io so esattamente che sto misurando tra i due elettrodi. Più in profondità li conficco e più in profondità misuro. Facile. Con lo strumento a contatto invece devo fare attenzione a quello che sto misurando, perché è necessario che ci sia una certa superficie di legno nei dintorni degli elettrodi, perché gli elettrodi misurano anche nei dintorni, non solo nel punto di appoggio. Devo fare attenzione a non appoggiare lo strumento sulla scrivania, perché altrimenti posso misurare la scrivania. Devo tenere le mie mani distanti dal punto di misura. Quindi lo strumento a contatto consente di fare delle buone misure, ma richiede un livello di attenzione molto più elevato. Nei prossimi video andremo ad analizzare nel dettaglio il funzionamento dei diversi modelli di strumenti di misura d'umidità. Vi ricordiamo che per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito web e per rimanere aggiornati potete iscrivervi ai nostri canali social.